Benvenuti al secondo video qua da Tbilisi. Allora, inizierei dicendo che nello scorso video ho dato una falsa informazione che vorrei rimediare. Non so se si vede là, comunque la statua gigante che io continuavo a dire la fortezza di Narikala, la fortezza di Narikala. In realtà quella è la collina di Narikala, dove si trova anche la fortezza che noi non abbiamo visto, ma perché ho scoperto è temporaneamente chiusa. Quella grande statua invece rappresenta la madre della Georgia. Infatti ha una coppa di vino in una mano che raffigura l'ospitalità georgiana e nell'altra una spada, perché i georgiani sono un popolo di combattenti. E quella statua si chiama, ora ve lo dico subito, Kartlis Deda. Ora possiamo procedere con l'inizio del video. Sigla. Stiamo facendo la salita più in salita della mia vita. Ci siamo trovati di fronte alla fortezza di Narikala, appunto, che capisco perché è chiusa, perché è in restauro completo. Guardate la discesa. Non so se rende l'idea. E la fortezza, vedete che è lì. Non sto scherzando quando dico che è la salita più ripida che io abbia mai fatto. Siamo riusciti a entrare nella fortezza, perché comunque si può entrare anche se ci sono i lavori, come vedete, però secondo me non vale la pena. Cioè, nel senso, se venite vi fate tutta la salita e guardate la salita, che per farvi capire, non so se si rende in questa maniera. Se dovete venire solo per vedere questa chiesa, secondo me finché non finiscono di ristrutturare non vale la pena. Ora mi sono alzato di botte e mi gira la testa. Niente, la chiesa dentro è carina, ma insomma la cattedrale ieri era molto più bella, se vogliamo essere proprio sinceri. Ok, siamo entrati nel giardino botanico, che da quanto ho visto la mappa è proprio una bella riserva naturale, cioè penso che per visitarlo tutto ti prende una giornata. Il costo d'ingresso è di 4 lari, quindi 1,30 € più o meno. E niente, andiamo a esplorarla. Siamo arrivati in questo stagno, vedete, con le ninfe. Ho detto ci mancherebbe solo la rana sopra la ninfea, ed è spuntata. Non so se si vede là in fondo, c'è una rana che se la galleggia tranquilla. Siamo arrivati alla cascata, solo che l'accesso era bloccato, però abbiamo visto 2 ragazze che sono lì alla cascata, quindi ci stiamo chiedendo come si raggiunge la cascata. Comunque questo posto è davvero molto bello, è un angolo di natura in quel di Tbilisi. E siamo arrivati in cima al giardino botanico. Guardate, comunque Tbilisi dove vai ti becchi il panorama sulla città. Ora ci apprestiamo a passare questo bellissimo ponte e cerchiamo l'uscita, anche perché è un po' il labirinto sto posto, è davvero grande.
abbiamo mi sa trovato la foresta di bambù, quindi non andiamo all'uscita ma andiamo a cercare la foresta di bambù. Comunque che pace questo posto. Abbiamo trovato il gattino della foresta di bambù, tra l'altro seduto quasi su un cactus. Effettivamente mi gioco molto un vestito e mi piace. Comunque sì, proprio una bella oasi di pace. Considerate, se volete visitarvelo tutto, penso che almeno 3 ore vi servono. Noi l'abbiamo visitato abbastanza e siamo stati un'oretta e mezza qua. Per rinfrescarci abbiamo preso una spremuta di melograno, io, e una d'arancia Jenny, bella fresca, spremuta davanti a noi. Mi ha messo 3 melograni dentro sto bicchiere. E niente, adesso procediamo, c'è un vento della Madonna, procediamo nel nostro tour. Questa via, abbiamo visto, ci sono un sacco di posti che fanno il gelato al vino e penso che lo fanno bianco, rosé e rosso. Grandi. Dopo questo singolare incontro con questo signore che ha voluto fare una foto tutti insieme, con me, la Gelli, sua moglie, e ovviamente mi ha scambiato per russo, ha iniziato a parlarmi in russo, poi dopo ho capito che non capivo niente. Ci stiamo per avvicinare al prossimo luogo di interesse. Ed ecco, quella che vedete alle mie spalle è la torre dell'orologio di Tbilisi. Ora ve la faccio vedere meglio. La cosa strana è che può sembrare tipo una torre antica, mezza pericolante, ma in realtà è stata fatta... Sono stato bloccato da degli italiani che mi hanno chiesto informazioni a riguardo. Dicevo, questa torre non è antica, è stata costruita nel 2010 da un artista georgiano. Appunto è stata fatta apposta in maniera storta, come se stesse cadendo, ma appunto è un'opera d'arte, non è una vera torre dell'orologio, non è niente di tutto questo, è stata fatta come una scultura, diciamo. Non si vede tanto bene, ma dentro questo spioncino c'è un mini orologio e comunque sì, è piena di dettagli e cose fantastiche, anche se non è antica davvero, è molto figa da vedere. Ora mi dispiace. Ci si è avvicinato un tipo che ci ha regalato questa pagina di giornale dove c'è Jennifer. Gli ho censurato la faccia sotto sua richiesta. Ora stiamo andando verso Rustaveli Avenue. Rustaveli Avenue è il vero centro di Tbilisi, è un avenue, un viale che è proprio il cuore pulsante di Tbilisi. Ogni città georgiana in realtà ha la sua Rustaveli Avenue. Rustaveli, che spero di pronunciare bene, è il più famoso poeta georgiano, appunto. Salve signora. E se passate da Tbilisi, questo sarà il vostro punto centrale per poi diramarvi in ogni direzione. Attraversare Piazza della Libertà.
Ed eccoci in Rustaveli Avenue. Già che non ti fa investire è una grande cosa, grazie mille. E raga, siamo sugli Champs-Élysées georgiani in pratica. Guardate quanta gente, forse non rende tanto, però è pieno di gente. Entriamo nel centro commerciale di Rustaveli Avenue. Devo dire, tra tutti i centri commerciali che ho visto, questo è il primo centro commerciale georgiano che vedo. Ci sono 1, 2, 3, 4 piani, più questo e più giù ce ne sono altri. Ci sono tutte le marche europee. La cosa che dicevo prima alla Gelli è che nonostante siamo più vicini all'India che alla Norvegia, a me sembra davvero di essere tanto in Europa, con qualche tratto che capisci di essere comunque lontano, però generalmente mi sembra quasi più di essere a Riga piuttosto che nel Caucaso. Ma ciao, ma tu sei il canino col nasino nero. Vabbè, niente, è un grande vialone pieno di cose, pieno di negozi, venditori ambulanti, gente. Se venite appunto sappiate che qua siete nel cuore pulsante di Tbilisi, insomma. E niente, ora continuiamo e poi procediamo verso la fine del video. Questi video stanno durando un po' meno del solito, ma perché preferisco concentrare bene le cose da fare e da farvi vedere, e preferisco portarvi magari un video in più con contenuti piuttosto che tanti video senza. Ora arriviamo penso qua a metà più o meno della via e andiamo nell'ultimo spot di questo video. Tra l'altro oggi ne abbiamo persi un paio di spot, ma li recupereremo in questi giorni senza problemi. Il ponte e ultima diciamo tappa di oggi è esattamente questo. Siamo sotto al ponte, anzi sotto al Pontos. Sotto al Pontos, ma stai scherzando? Ora vabbè, lo attraversiamo di qua, saliamo e ve lo faccio vedere. Ed è conosciuto come il Ponte dell'Amore. È uno dei ponti diciamo più utilizzati qua a Tbilisi, perché collega bene il centro con l'altra sponda di Tbilisi, insomma. Comunque il fiume ha un'aria tanto inquinata, cioè ha tanti pregi questa città, ma il fiume mi ricorda il Bosforo, anche se è 10 volte meglio del Bosforo. Bosforo è penso una delle peggiori corsi d'acqua che io abbia mai incontrato, super inquinato. E la cosa peggiore è che ci sono migliaia di pescatori sul ponte che pescano per vendere i pesci ai ristoranti. Dicevo, la cosa peggiore è che i pescatori pescano e vendono il pesce nei ristoranti lì sul Bosforo. Quindi voi quando andate a mangiare in quei ristoranti vi mangiate il pesce inquinato. Quindi non mangiate mai lì se capitate ad Istanbul. Comunque in questo sottopassaggio abbiamo visto ci sono vari locali, c'era anche uno strip club un po' più in là. Guardate questo pianoforte, questo è un pianoforte malandato, che grande che non ci ha fatto passare, ha proprio accelerato. Ed eccoci sul Ponte dell'Amore, che in realtà è un ponte normalissimo con qualche statua e tanto vento.
E niente, questo è alla fine un ponte con qualche statua, però è considerato uno dei principali ponti di Tbilisi. Adesso noi ci apprestiamo a cercare un Bolt per tornare in hotel e stasera andiamo a tifare Inghilterra, perché l'Argentina io non voglio che vinca i mondiali neanche se fosse l'ultima opzione. Detto questo, grazie per averci seguito fino a qui. Io ne approfitto per salutarvi, ci vediamo domani, cioè domani mio, fra 2 settimane vostre, e al prossimo video. Ciao!